Quante volte, immaginando la nostra vita, ci vediamo diversi, ci immaginiamo più importanti di quello che siamo, ci immaginiamo come vorremmo essere. Vi capita, vero? A me no. Scherzo. Nel 2014, quando ho iniziato questo sport, non potevo sapere dove sarei arrivato. Non potevo neanche immaginarlo. Era un gioco, una sfida con me stesso. Anche se fin da subito la mia vita iniziò a prendere una piega verso lo sport. Come fossi stato catapultato, mi ritrovai in un mondo completamente diverso da quello che avevo vissuto fino a quel momento. E la sensazione che ho avuto è stata quella di sentirmi parte di qualcosa. Secondo me il calisthenics è uno sport talmente inclusivo che fin da subito ti senti parte di qualcosa, ti senti parte di un gruppo più grande di te. Io sono un autodidatta patologico. Quando mi metto a fare qualcosa do il 110% delle mie possibilità. E così ho fatto anche nel calisthenics. Conoscevo poco riguardo l'allenamento, quindi mi misi a studiare, oltre che ad allenarmi come un pazzo, sbagliando, testando, cercando di capire dove sbagliavo, cercando di studiare e quindi capire dove sbagliavo. Frequentai anche un corso di allenamento funzionale, uno di quei corsi che ti rilasciano l'attestato istruttori, e per quanto fossero cose lontanissime dal corpo libero, perché andai ad imparare moduli di allenamento con kettlebell, TRX, con i bilancieri, però anche questo mi è servito nel mio percorso evolutivo verso la mia strada. Il mio obiettivo nella vita non era fare il coach di calisthenics o comunque l'allenatore in palestra o avere una palestra. Mi ci sono un po' ritrovato per caso. Questo per dire che spesso gli obiettivi che abbiamo, quello che pensiamo di volere, non è sempre quello che poi si realizza e non è sempre corretto quando siamo fuori dal contesto. Perché quando ci mettiamo poi a fare qualcosa, quando miglioriamo in qualcosa, diventiamo bravi, gli obiettivi che abbiamo si modificano. Il mio obiettivo principale era quello di diventare forte e credevo in quello che stavo facendo, e appena seppi che ci stava un torneo nazionale, provai a qualificarmi e nel 2015 riuscii a qualificarmi per questo torneo. Non l'avrei mai detto perché mi allenavo solamente da un anno, non pensavo di poter arrivare a quel livello lì. Ho iniziato ad allenarmi a 26 anni, quindi un po' fuori età media per gareggiare a determinati livelli, per iniziare uno sport volendo gareggiare. Eppure, cosa ha funzionato nel mio percorso? Cosa ha funzionato nel mio percorso imperfetto? Che ci ho provato lo stesso, sapevo di non essere perfetto, o meglio, neanche adesso sono perfetto, però all'inizio ero davvero un disastro. Ricordo i primi video che caricavo sui social, atleti che erano già più avanti rispetto a me mi presero in giro, sempre tramite social, paragonando la mia tecnica a quella di una scimmia, frasi del genere. E poi vedi alla fine chi era la scimmia. Scherzo, Però effettivamente questa strada, fatta di tentativi, goffi e imperfetti, mi ha portato a quello che sono oggi. Mi ha portato ad aver allenato centinaia di persone nel corso degli anni in svariate palestre, ad aver tenuto workshop in tutta Italia con persone disposte a pagare per ascoltarmi. Per me è una cosa incredibile. Cioè, assurdo, ma già arrivare in un parchetto qualsiasi di una città qualsiasi d'Italia ed essere riconosciuto, ovviamente non da persone a caso, essere riconosciuto da ragazzi che fanno calisthenics. Per oggi il fatto di essere riconosciuto in quel campo, in quel contesto, per me è una cosa che adesso un po' mi sono abituato, ma all'inizio mi faceva stranissimo e continua tuttora. Ho tenuto anche un corso istruttori di calisthenics nella mia regione. Io ero il docente che formava nuovi istruttori di calisthenics che sarebbero poi andati ad insegnare nelle palestre. Difatti ci sono in Calabria una cinquantina di istruttori formati da me. Infatti mi sono battuto per dare la possibilità di fare questo corso senza dover uscire per forza dalla regione. Poi ho aperto la mia palestra. Ho aperto partita IVA, ovviamente. Pago le tasse. No, sai, lo dico che non si sa mai. Anche se la maggior parte del mio lavoro si svolge online. Tornando all'inizio del video, dicevo, vi capita mai di immaginarvi come vorreste essere? Cosa vorreste fare? Ecco, oggi io non c'entro nulla con la persona che immaginavo di voler essere anni fa. Eppure oggi sono chi voglio essere e faccio quello che desidero. Per farvi capire, immaginiamo cose, ma non sappiamo cosa la vita ha in serbo per noi. Quindi smettete di aspettare, di sentirvi imperfetti per qualcosa, ma agite subito. L'imperfezione che diventa perfezione, è quella la strada. Comunque raga, sono arrivato a 10.000 iscritti sul canale, volevo ringraziarvi. Questo era lo speciale per i 10.000 iscritti, ho cercato di parlare nella maniera più sincera possibile. Quello che mi piace portare sul web è proprio il mio personaggio, ma in maniera semplice, reale. Non ho bisogno di recitare, non ho bisogno di crearmi un personaggio falso, mi piace dire le cose per come le penso e agire per come agirei nella vita di tutti i giorni. Per me il web è solamente un'estensione di come sono io nella vita reale. Ciao belli!